Noi cristiani molto spesso è come se scindessimo dentro di noi il fatto di essere credenti e il fatto di essere cittadini. Alle volte dimentichiamo la prima cosa, alle volte dimentichiamo la seconda. Non è corretto. Noi siamo cittadini di uno Stato, abbiamo dei doveri, si adempiono e si reclamano i diritti. Ieri ero a Padova, parlavo con un volontario dell'ospedale di Padova, è morto il papà di un mio amico, 93 anni, sazio di giorni, quindi la situazione era tranquilla, c'era questo volontario che lo assisteva, dico, perché? Dice, perché gli infermieri hanno troppo lavoro. Dico che gli infermieri abbiano troppo lavoro, è vero. Io conosco degli infermieri qui a Pordenone che impazziscono per i turni. Un esemplare di questi, guardate che è qui presente. Dico, voi non potete sostituire quello che è un servizio pubblico. La prima azione del volontario non è quella di dire tamponiamo, è quella di andare dal primario e dire, amico mio, apri la borsa, questa volta non prendi il premio a fine anno, assumi altre persone e secondo la legge tu mi dai il servizio per cui io pago le tasse. Il volontariato non deve mettere le pezze sui buchi dello Stato, ma deve aiutare lo Stato a funzionare. Invece noi cristiani qualche volta sbagliamo nel fare la carità. È vero che per noi permane sempre il valore assoluto della persona e quindi l'aiuto alla persona va dato comunque e sempre. Ma io non posso fare questo dimenticando di far osservare allo Stato le sue leggi. Non è un'opera di carità altrimenti, perché ricordatevi che l'opera di carità non fa ingiustizia a nessuno. Nel momento in cui io all'università promuovo un asino, io faccio ingiustizia verso chi si è impegnato e ha studiato. Ricordiamoci sempre che quando noi facciamo un'eccezione, su con le orecchie, perché dobbiamo chiederci quale ingiustizia stiamo facendo. Difficile ragionare così, bisogna avere un po' di pulizia mentale. E noi cristiani la possiamo fare tutte le domeniche.